Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive. Per la seconda parte di febbraio, ragazzi, abbiamo la carta della Luna. Quando c'è la carta della Luna si parla di nostalgia, si parla di ricordi che ritornano dal passato. Magari non sono ricordi, per qualcuno potrebbe essere una persona, però è sempre una carta un po' melanconica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il 2024, il link alle tarot pratiche del 2024, ce n'è una al mese fino a maggio e vi ricordo inoltre che fino a fine febbraio c'è in promozione la lettura karmica. Queste sono stese generali, riguardano gli affetti, quindi gli affetti familiari, le amicizie, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e andrò via via facendo come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo un 2 di pentacoli, ragazzi, un re di coppe, un 7 di pentacoli, un cavaliere di coppe, un 7 di spade, eremita, carro e mondo. Allora, devo dire che è come se ci fosse una situazione che va avanti da un po' con questa persona che potrebbe essere questo re di coppe. Ehm, Però è una situazione, insomma, non proprio dinamica, mi verrebbe da dire. Questo re di coppe potrebbe rappresentare la persona di interesse piuttosto che un padre anche. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, perché ho la sensazione che la terza settimana, ma anche la quarta magari, non lo so, comunque che ci sia come un momento di rallentamento energetico. Andiamo a vedere, partiamo dal 2 di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade e un asso di spade. Allora, devo dire che è come se foste, diciamo, verso la metà di febbraio, in una fase dove state valutando, dove state cercando di capire, soppesando mm, certi tipi di idee, certi tipi di regole, è come se doveste fare chiarezza mentale. Tenete presente che l'asso di spade parla anche di una comunicazione. Andiamo a vedere il re di coppe. Due di coppe. È appeso. Rinnovo la sensazione di staticità che ho di questo periodo. Guardate, questo 2 di coppe con il re di coppe mi potrebbe far pensare che ci sarà un incontro con questa persona. Se non avete nessuno, ragazzi, a parte che le letture dei single sono già online, le trovate nella playlist dell'oroscopo mensile. No? Le trovate nelle playlist, sì, dell'oroscopo mensile e le potete integrare con questa lettura. Però potrebbe anche essere una persona nuova se magari non avete nessuno. Vi dico, con questo re di coppe ci sarà un incontro, sia fisico, oppure potrebbe anche essere un venirsi incontro in qualche tipo di situazione.
E diciamo che questo incontro potrebbe iniziare a darvi un'altra prospettiva della situazione o della relazione. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. 10 di coppe e sacerdotessa. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di coppe. Allora, se la relazione va avanti da tanto, come vi ho detto all'inizio, quindi siete del filone di essere in una relazione, ho come la sensazione che ci sia un certo dire da un lato, ma non ci sia lo stesso fare. Per la serie che sì, si parla di progetti, si parla di tante cose, però poi alla fine, nel concreto, siete fermi, siete in attesa, state aspettando che l'altro si muova o che la situazione si sblocchi, insomma. Un'altra carta per il cavaliere di coppe, per piacere, grazie. Ripeto, c'è un asso di pentacoli al contrario, è proprio come se non arrivasse quell'ufficializzazione, quell'unione, quella concretizzazione di cui vi parlavo prima. Sento come se ci fossero tipo alti e bassi continui. Però, e qui arriva il bello, abbiamo un 7 di spade che voglio andare proprio a vedere. Regina di coppe. Ragazzi, il 7 di spade è sempre una... Prenderò solo queste. Il 7 di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che fa un po' troppo il furbetto. Che caso, Re di coppe e regina di coppe. È come se venisse fuori qualche questione, ragazzi, che ho la sensazione vi farà mettere la parola fine. Fine a un determinato gioco all'interno della relazione o fine di una situazione o fine della relazione. Però qui abbiamo la morte e poi la guarigione. Come se dovessero raccontarvi delle bugie. Qualcuno potrebbe raccontarvi di dover accudire la mamma, o come questa sensazione, o il papà, un genitore. Fatemi sapere poi se vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere l'eremita. Nove di spade. È come se vi invitassero ad un periodo di introspezione e di isolamento, anche perché avete bisogno di guarire, perché qui con questo 9 di spade c'è qualche tipo di questione che vi preoccupa, ma che è il caso di lasciare indietro. Guardate, ho come l'idea che per qualcuno sia, se per esempio siete in una relazione da tanto tempo, uno di questi motivi del sì o no, della discussione, diciamo, verbale, sì, sì, si può fare, ma poi alla fine non c'è il movimento pratico, potrebbe essere per dei figli, nel senso che uno dei due vuole figli, l'altro dice sì, li faremo, però poi alla fine non si arriva mai a conclusione. Ecco, un po' ho questa sensazione. Però vi do una dritta, senza pensarci troppo, la fine di febbraio, ragazzi, può essere un buon momento per il concepimento. Diversamente, se quello non è il vostro caso, ragazzi, è come se aveste bisogno di fare una sorta di viaggio nel passato, potrebbe essere nel vostro passato personale o nel passato della relazione, cioè quello che è successo in questa relazione. Mi viene da dire pulire, perché l'eremita comunque è un saggio, quindi riesce a vedere le cose in un certo modo. Qui quello che a voi attanaglia è proprio il passato, quindi secondo me avete bisogno di andare a perdonare quello che è successo,
quello che vi fa ancora paura che possa succedere. Mm? E qui lo vedo con questo 9 di spade. Andiamo a vedere la carta della forza. 9 di coppe. Mm, 9 di coppe, 4 di bastoni e 10 di pentacoli, ragazzi. Poi avete il mondo alla fine, eh? Quindi c'è questo, guardate, qui c'è la morte, come per dire che c'è la fine di un qualche cosa, e qui c'è un matto, l'inizio di un qualche cosa, che passa attraverso il lavoro di introspezione per capire come muoversi per arrivare all'appagamento, per arrivare alla stabilità, per arrivare all'unione familiare, per arrivare alla completezza, per arrivare alla continuità, all'appagamento del cuore, alla realizzazione dei propri desideri. C'è da muoversi. Il carro è una persona che dopo questo autoesame, autoanalisi interna, prende in mano le redini della propria vita per ottenere quello che vuole. Ragazzi, c'è il mondo. In qualche modo arriverete al vostro obiettivo, c'è il completamento, ok? Quindi non abbiate paura, state sereni. Più che altro io questa luna la sento un po' collegata con questo appeso. È come se aveste bisogno di vedere anche l'altro lato della medaglia. Può essere utile mettersi nei panni dell'altro, magari, no? Però qui vi dico, nella quarta settimana di febbraio, qualche cosa verrà a galla che vi farà un attimino pensare. E qui ho la sensazione che vi dicano, ok, prendete voi in mano la situazione. E anche un po' il matto è una carta di fiducia, cioè fidatevi di voi stessi, dell'universo, affidatevi all'universo, perché qui abbiamo anche un 3 di bastoni, che è una carta di espansione, una carta di progetti, una carta che vi dice che ci sono occasioni d'oro, basta prendere in mano voi stessi le redini della vostra vita. Wow, è una lettura bellissima, amici del Toro. Allora, andiamo a vedere una di queste carte che sono, chiamiamoli oracoli per non declassarli a carte, comunque sono oracoli che ho scritto io. Però mi piaceva l'idea di potervi dare uno spunto di riflessione su quello che era la zona d'ombra da poter elaborare in questa situazione, in questa relazione. Quindi sostanzialmente fanno vedere il lato d'ombra. Andiamo a vedere che carta vi tocca per questi 15-20 giorni. Imprigionamento. Oh, che interessante. E lo sento qua all'inizio con questo 2 di spade e 2 di pentacoli, perché il 2 di pentacoli è una carta che parla di cicli che si ripetono. È come se qui bisognasse semplicemente passare all'attacco. Smettere di stare ad aspettare che l'altra persona prenda una decisione, ma semplicemente agire, prendere in mano voi le redini della vostra vita. Wow. Ancora una fatina. Vediamo che altro consiglio vi vogliono dare. Trasmutazione. Ragazzi, è un po' l'energia della carta della morte, nel senso che è proprio il trasmutare, il trasformare. La sento anche molto come energia del mago, in realtà, perché si tratta di prendere le energie pesanti e di trasformarle, di trasmutarle in qualche cosa di positivo. Quindi quello che qui potrebbe essere, perché vi dico che quando c'è la morte c'è un po' di sofferenza, c'è una bugia, c'è una piccola morte dell'ego, quindi può essere che insomma ci sia una sorta di disillusione nella quarta settimana di febbraio, però vi dico, qui avete il potenziale, grazie a questa disillusione, di fare un'autoanalisi di tutto quello che vi spaventa, di tutto quello che insomma non vi appartiene più, lasciarlo indietro e buttarvi con fiducia alla vita. Qui si tratta proprio di prendere in mano le redini della vostra famiglia, della vostra casa, della vostra soddisfazione personale. Qualcuno deve prendere in mano le redini dell'organizzazione delle vacanze, ho come questa sensazione. Non so quanti possa risuonare, ma sapete che quando a me viene qualche cosa io lo dico. Mm? Ed è bellissima perché questa carta rappresenta 7 fatine, ognuna con un colore diverso, ognuno che rappresenta un chakra. È un po' come dire eleviamo l'energia dal primo chakra, che è quello che riguarda la concretezza, fino al chakra più alto, che è quello della corona, ehm, che fa riferimento alla connessione con Dio, con l'universo. È un po' anche questo, no?
il fatto di affidarsi. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!